Ciao ragazzi, qui Lorenzo Neri di Black Lich Games. Oggi vedremo come si gioca a Internet a Bit and Byte Conquest. Quella che vedete di fronte a noi è la plancia di gioco, nient'altro è che una rappresentazione di quello che è il mondo del web, composto da vari nodi, portali, supernodi e nodi centrali. Avete a disposizione ben 4 leggende che vi ricorderanno sempre i poteri dei supernodi, quali sono i nodi centrali, i supernodi e i nodi nonché i portali. E chiarita questa parte, direi che vediamo come si imposta il gioco all'inizio. La prima cosa che dobbiamo fare è pescare una delle carte smartphone, che nient'altro sono che una rappresentazione dei personaggi di gioco. In questo caso sarò il complottista e ha un potere particolare che vedete scritto qui in grassetto. Nel mio caso io posso evitare di prendere una carta Bit Happens quando mi viene data da un avversario e vedremo a seguito che cosa significa prendere una Bit Happens. Una volta scelto il personaggio, quello che dobbiamo fare è scegliere 2 carte obiettivo. Quindi, una volta pescate dal mazzo, queste andranno a definire quello che bisogna fare per vincere la partita. Il fatto che se ne scelgano 2 non significa che vanno completati entrambi, bensì solamente uno di essi. Questo vuol dire che durante la partita, se la situazione non gioca a nostro favore, possiamo andare a capire qual è la situazione più opportuna da sfruttare. Queste chiaramente non vanno mostrate ai nostri avversari, se no andiamo a mettere completamente a repentaglio la nostra situazione. Dopo che tutti i giocatori hanno scelto il proprio personaggio e pescato i propri obiettivi, la cosa successiva da fare è tirare un dado per vedere chi comincia. In questo caso ad Alessio è andata male e comincerò io. Quindi la cosa successiva che dovrò fare è prendere uno dei segnalini del mio giocatore, in questo caso il complottista, e decidere su quale nodo centrale andarlo a posizionare, che sono questi esagonali. Per comodità mi metto sul nodo numero 6. Dopo che tutti i personaggi hanno pescato la propria carta personaggio e le carte obiettivo, devono prendere 13 Bytecoin a testa. Una volta che ci siamo posizionati anche sulla mappa, la prima cosa che devo fare, visto che comincio io, è pescare una carta feedback. In questo caso mi è andata abbastanza bene, visto che dovrei cercare di dire 10 categorie porno nel minor tempo possibile. Se non ce la faccio, salterò il turno. Dopo aver elencato ben 27 categorie di porno, che non posso dire ovviamente in questo video, raccolgo i Bytecoin che mi spettano e passo alla parte successiva del turno. In base al numero di nodi che posseggo, io ottengo un Bytecoin ogni 2 nodi più 3 di base. Giunta la fase di raccolta dei Bytecoin, la parte successiva è l'anima del gioco. Io posso spendere 2 Bytecoin per dare una Bit Happens, in questo caso ad Alessio. Generalmente sono carte con effetto negativo e non sono nient'altro che l'anima del gioco, quella che sfascerà tutte le vostre amicizie. Per la maggior parte sono effetti negativi sugli altri giocatori. E in questo caso Alessio si è beccato la carta Lemon Party che va a ridurre la difesa di un suo nodo, ma poiché non ha posizionato nessun segnalino di difesa, mi è andata male. Una volta che il mio avversario ha letto la Bit Happens, la fase successiva è quella di esecuzione, dove posso decidere se attaccare un nodo centrale di un avversario, attaccare dei nodi di un mio avversario, potenziarne dei miei oppure conquistarne di liberi. Siccome il mio unico nodo è quello centrale e ha già una difesa di più 2, quello che farò è semplicemente andare a occupare i nodi liberi attorno al mio. Per poterlo fare devo tirare un dado e questo deciderà il numero di volte in cui posso ripetere l'azione che ho deciso di fare. Quindi posso conquistare fino a 6 nodi liberi e in questo caso qui posso andare a conquistare quelli adiacenti a quello già in mio possesso. In questo caso i nodi liberi costano 2 Bytecoin l'uno, quindi io potrò spendere fino a 12 Bytecoin per poter conquistare quelli liberi. Una volta che ho posizionato i segnalini sui nodi che avevo intenzione di conquistare, finisce il mio turno e passo ad Alessio la mano. Adesso ci troviamo in una fase avanzata della partita dove tutte quelle che abbiamo visto si ripetono ad ogni turno per ogni giocatore. Adesso vedremo come verranno effettuati gli attacchi tra i nodi. In questo caso Alessio ha fatto 2 e io ho fatto 5. Al suo 2 bisogna sommare il più 1 che è alla difesa del suo nodo.
ma siccome il mio punteggio è maggiore del suo, 2 più 3, quello che succede è che il suo nodo diventa mio. Quindi quello che farò sarà togliere i suoi segnalini e posizionare il mio sul nodo appena conquistato. In questo caso invece io ho fatto 3 e lui 2, più 1 3, quindi abbiamo pareggiato. Quello che succede durante il pareggio è che il difensore perde un segnalino più 1 al nodo che ha subito l'attacco. In quest'ultimo caso invece io attaccante ho fatto un punteggio minore della difesa, di conseguenza io non subisco danni ma il difensore mantiene il proprio nodo. Quest'ultima situazione è la medesima nel caso in cui il suo nodo non avesse avuto difesa e di conseguenza, siccome c'è stato un caso di perdita da parte mia, la situazione sulla plancia rimane inalterata. In questo caso, dove abbiamo pareggiato entrambi, nessuno perde il suo nodo, in quanto Alessio non ha segnalini di difesa, ma io allo stesso tempo non subisco alcun danno, di conseguenza la situazione rimane inalterata. Nel caso in cui volessi potenziare la difesa di un mio nodo, così come per gli attacchi dovrò tirare un dado e il numero deciderà quanti nodi posso potenziare. Una volta che ho scelto il nodo da potenziare, quello che devo fare è pagare un Bitcoin se non ha alcun segnalino difesa, 2 Bitcoin se volessi incrementare la difesa da più 1 a più 2 e 4 Bitcoin se volessi aumentarla da più 2 a più 3. Ovviamente una volta che ho pagato la somma, quello che devo fare è aggiungere il segnalino al nodo che voglio potenziare. L'ultimo tipo di azione che possiamo fare durante un turno è la conquista di un nodo centrale di un avversario. Una volta che dichiaro la mia intenzione di attaccarlo, non potrò fare altre azioni per i prossimi 3 turni, quindi dovrò cercare di conquistarlo in ogni caso. Così come negli attacchi standard per gli altri nodi, anche qui entrambi i giocatori dovranno tirare i dadi. In questo caso ho perso, poiché nonostante abbia fatto 5, Alessio ha fatto 4 più 2 della difesa base del suo nodo centrale, 6. Anche in questo caso siamo in un pareggio, di conseguenza vince la difesa e nessuno perde i suoi nodi. In quest'ultimo caso vinco io, poiché io ho fatto 5, Alessio ha fatto 1 più 2 3 e quello che succede è che nonostante io abbia conquistato solo questo nodo, in realtà Alessio viene eliminato dalla partita e io ottengo automaticamente tutti i suoi nodi, supernodi e nodo centrale ovviamente in possesso.